castello di San Mezzano è un enorme paradosso, in disuso da circa 30 anni, ma con migliaia di persone pronte a visitarlo, in semi-stato di abbandono, ma allo stesso tempo sempre più conosciuto. Un'opera senza eguali, ma le cui porte rimangono sbarrate. Un complesso che ha vinto l'edizione del 2016 dei Luoghi del Cuore del FAI, ma ancora non può sfruttare i fondi destinati alla sua salvezza. Ma esso stesso è nato da un paradosso, una creazione fantasmagorica concepita da un'unica persona che stravedeva per l'Oriente ma che in Oriente non ci aveva mai messo piede. Un gigantesco inno all'immaginario che qui si è trasformato in arte. Per capire l'anima di questo straordinario complesso bisogna conoscere il suo creatore, Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, figura tanto poliedrica quanto poco ricordata, un intellettuale a tutto tondo, ma anche un anticonformista e un autodidatta dalle mille passioni. Architettura, acustica, fotografia, numismatica, ingegneria, ottica, era un botanico, bibliofilo, poliglotta, imprenditore, scienziato e politico. E ho citato solo le principali. Forse solo una figura così virtuosa poteva regalarci questa pantagruelica buffata esotica, parco compreso, un complesso che ha destato un interesse culminato in 10 mozioni parlamentari, rivolte ai vari ministeri, e l'inserimento nella lista dei 7 luoghi culturali più in pericolo d'Europa. E sono solo alcune delle grida ad oggi perdute nel vuoto. Ferdinando nacque a Firenze nel 1813 da Leopoldo Panciatichi e Margherita Rosselmini, di famiglia pisana. Nel 1840 la famiglia era la quarta casata fiorentina più ricca. Nel 1827, con il testamento del primo Ferdinando Ximenes d'Aragona, i beni di quella famiglia passarono al nipote Leopoldo e dalla sua morte al figlio, il nostro Ferdinando, che ereditò il nome e tra le altre cose la villa di San Mezzano, a 30 km da Firenze, che all'epoca era una fattoria in tipico stile toscano, edificata nel 1605. La tenuta appartenne nei secoli a diverse importanti famiglie, tra le quali i Medici. Nel 1818 l'ingegnere Faldi la descrive come una struttura di consistente volumetria, con bastione e scalinata d'entrata. Le radici del luogo affondano fino all'epoca romana e pare inoltre che nel 780 sia passato di qui Carlo Magno, di ritorno da Roma, dove aveva fatto battezzare il figlio del Papa. Tornando al nostro marchese, egli visse sicuramente in condizioni agiate. Era proprietario di diversi edifici a Firenze, oltre ad altre tenute fuori città, ma non era certo tipo da adagiarsi su tali allori. Nel tempo sviluppa passioni, idee liberali e si professa fiero anticlericale. L'avarizia non era nelle sue caratteristiche, visto che appartenne e finanziò le più importanti istituzioni culturali fiorentine, come ad esempio l'Accademia di Belle Arti e gli Uffizi. Grande appassionato d'arte, aveva oltre 500 quadri nella sua collezione, così pregiata che alcuni di questi sono oggi nei maggiori musei di tutto il mondo. Possedeva una galleria e un museo a Firenze e San Mezzano, visitabili da chiunque pagando un biglietto. E sul fronte politico fu molto attivo, finanziò le guerre di indipendenza per l'unità d'Italia e fu un appassionato combattente durante i moti del 48. Fu inoltre consigliere comunale a Firenze e Reggello. Ma presto il marchese, a causa del suo carattere irrequieto e ribelle, maturò una certa insofferenza per gli ambienti istituzionali e, rifugiandosi tra i libri della sua vasta biblioteca, iniziò a covare il suo sogno d'Oriente. Egli sviluppò l'idea che tutta l'arte discendesse da quella orientale. Il fatto di non poter raffigurare le divinità le avrebbe permesso di raggiungere risultati ineguagliabili nelle geometrie. Alle critiche che ricevette rispose così: che io sia troppo amante degli oggetti orientali non posso certo ritenerlo per biasimo, anzi solo mi duole di non avere tutte le conoscenze che esigerebbe lo studio dei paesi da cui ha preso le mosse tutto lo scibile umano. Membro del Parlamento italiano dal 1864, nel 67 si dimise dopo che fu approvata una legge per vendere i beni della Chiesa, una mossa che per lui serviva solo ad arricchire poche persone. Un parlamentare che si dimette. Non vi sembra un altro paradosso? Le delusioni della sua vita politica trovano sfogo nella Galleria delle Stalattiti a San Mezzano, dove, nascosta tra stucchi e colori, fa scrivere una frase in latino che recita: esattori, prostitute, ladri e sensali tengono in pugno l'Italia e la divorano. Ma non di questo mi dolgo, ma del fatto che ci siamo meritati i nostri mali. Conosceva oltre l'italiano, il latino, l'inglese, il francese, il sanscrito e il greco. Non aveva problemi quindi a destreggiarsi nella sua immensa biblioteca. E tra quei testi, disegni ed incisioni che descrivono l'arte dei paesi orientali e non solo, immagina e progetta la trasformazione del fortilizio seicentesco, disegnando egli stesso quelle forme e ricami che tutt'oggi, se siamo fortunati, possiamo ammirare. La frattura con Firenze divenne insanabile quando fu accusato di aver speculato del boom di Firenze capitale e di aver venduto diversi dei suoi terreni per finanziare il castello. Si offese tantissimo e ruppe con la città, autoesiliandosi. Dal 1853
e per circa 40 anni Ferdinando Panciatichi progettò e diresse personalmente i lavori che fecero assumere all'edificio l'aspetto attuale. Il castello rappresenta senza ombra di dubbio il più grande e mirabolante esempio di architettura orientalistica in Italia. E per gli studiosi, Andalusia esclusa, il più importante d'Europa. Cos'è l'orientalismo? È una corrente culturale che si diffuse in Europa all'inizio dell'Ottocento e Firenze ne fu uno dei principali centri. Per Sammezzano il termine orientalismo è tuttavia di comodo e addirittura riduttivo. La struttura è una costruzione eclettica con prevalenza di stile orientalista, ma presenta ampi cenni all'Occidente ed è uno sguardo lungo 40 anni sul vissuto di Ferdinando. Tutt'altro che una copia, bensì una fantasiosa rielaborazione di stili architettonici esotici, filtrati dalla personalità di un uomo fuori dall'ordinario, che attinse da un immaginario fiabesco per la creazione di un'unica titanica opera, alimentando un altro immaginario, quello collettivo. Ferdinando pensò e realizzò il complesso insieme al suo parco e formò egli stesso gli operai che lavorarono per il suo sogno d'Oriente. Tutti i mattoni, gli stucchi, le ceramiche furono realizzati in loco grazie anche ad una fornace installata nel giardino della villa. Grazie alla sua passione, alla sua cultura e anche alle sue disponibilità economiche, il marchese riuscì in 40 anni a costruirsi un castello degno delle mille e una notte. Ferdinando ampliò e trasformò le superfici e collocò a nord l'ingresso principale, nella facciata chiamata lunare, mentre la sud è quella dedicata al sole. La sala d'ingresso fu completata nel 1853, poi le altre sale, fino alla torre centrale che evoca l'Iran e che riporta scolpita la data 1889. Il marchese si trasferì qui da solo, separandosi dolorosamente dalla moglie Giulia de Saint-Seigne per un adulterio. Cercò rifugio lontano dalle voci e dalle delusioni politiche e liberali. Sammezzano è così anche risentimento gridato. Il percorso nelle sale è intriso del pensiero del Panciatichi, che parafrasa Dante, di cui è profondo conoscitore, e sembra lasciare riferimenti alla massoneria, pur non essendone mai stato iscritto. I visitatori erano accolti nella sala d'ingresso da un programmatico non plus ultra, che metteva subito in chiaro le intenzioni. Ed ecco come capovolge il motto dei tre moschettieri, ma la virtù sta nel mezzo, sembra quasi rimescolare le carte. In rete circola la voce che il castello abbia 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Ma è vera? No. In realtà gli ambienti sono circa 60, le sale più artisticamente rilevanti si trovano tutte al piano nobile monumentale. In linea con la straripante personalità del marchese è anche il parco, ideato e creato sempre da Ferdinando e tuttora liberamente visitabile. Il parco, che abbraccia il suo monumento architettonico, fu progettato da Panciatichi in armonia con la collina sulla quale sorge. L'intenzione di Ferdinando era proprio quella di ricalcare la libertà e la varietà espressiva presente nel castello stesso. Con i suoi quasi 200 ettari di terreno, originariamente aveva molti ornamenti, grotte artificiali, statue, un ponte in stile moresco, vasche e fontane. Diverse di queste opere sono state trafugate negli ultimi decenni. La passione di Ferdinando per l'Oriente rese questo parco un tripudio di specie arboree esotiche. Nella seconda metà dell'Ottocento se ne contava più di 130. Ad oggi ne sono rimaste solo poche decine, purtroppo. Nel 1864 acquista la prima sequoia gigante direttamente dal Nord America. La chicca del parco è probabilmente in questo angolo di bosco. Qui è presente il gruppo più numeroso di sequoie adulte in Italia, ben 57 esemplari. Tra le tante però spicca lei, la sequoia gemella, che con i suoi 54 metri di altezza è la sequoia più alta in Italia. E non solo, è nella ristretta cerchia dei 150 alberi di eccezionale valore ambientale o monumentale. Ma come si può ad oggi visitare il castello? Viene aperto ai visitatori solo per alcuni eventi come le giornate FAI di primavera e noi, con un po' di fortuna, ne abbiamo approfittato. Riduttivo pensare di descrivere l'effetto che crea questa passeggiata tra archi, stucchi, cupole, pennacchi, arabeschi, maioliche e i giochi di luce che generano questi interni. Ci limitiamo a distinguere i riferimenti moreschi, come nella sala da ballo, con i suoi candidi stucchi ispirati soprattutto all'Alhambra di Granada, e l'ispirazione indiana, persiana e magrebina che ci regala scintillanti policromie. Per vedere cose simili a quelle che vediamo qui, dovremmo spostarci di migliaia di chilometri.
una fusione originalissima di suggestioni orientali intrecciate alla tradizione occidentale, giochi di specchi che sembrano provenire dal futuro, escamotage di ogni sorta, studiati per l'illuminazione naturale delle varie sale, scritte, aforismi e motti in italiano e latino che sanno di invettiva, talvolta criptiche, a volte più esplicite e autocelebrative, scritte e studiate per essere un tutt'uno con la decorazione, proprio come nell'arte islamica, e poi enigmi disseminati nelle stanze, che ad oggi non sono ancora stati svelati. E che dire della Sala dei Pavoni, che fungeva da sala da pranzo? Il suo soffitto è stato inserito dalla BBC tra i 10 più belli al mondo. Tutto sembra fatto per sbalordire. I colori e le decorazioni, le complesse geometrie, lo stile e le forme che cambiano anche radicalmente con l'incedere delle stanze. Lo sapete che c'era anche la Sala dei Fumatori? Anche questo soffitto desta curiosità, in quanto fu dotato dal marchese di un complesso sistema di areazione che permetteva al fumo di uscire dalla sala senza invadere gli altri ambienti. Il marchese in questo suo tortuoso e provocatorio viaggio adibisce uno degli ambienti a cappella. Lui, convinto anticlericale, intreccia i simboli delle 3 religioni monoteiste, adibendo il luogo però a tempio spirituale. Ogni stanza è un mondo che Ferdinando non ha mai visto, ma che ha conosciuto soltanto attraverso la ricerca e lo studio. Ed è un capolavoro che ci insegna una cosa, che a volte i migliori viaggi sono quelli immaginati. Pensiamo a cosa deve essere stato il castello ai tempi del suo ideatore, coi suoi tappeti, l'arredamento adesso mancante, la grande biblioteca di cui si è persa traccia, i giochi d'acqua e di luce ed i musicisti a fornire il sottofondo dagli appositi balconi. Niente fu lasciato al caso e nessuno dei 5 sensi fu tralasciato. Non male per uno che non era mai stato fuori dall'Europa. Il 1878 è forse l'anno della massima gratificazione terrena per Ferdinando. Qui venne ospitato il re d'Italia Umberto I e sempre nello stesso anno una delegazione di 100 congressisti degli orientalisti fu accolta nel castello con un solenne ricevimento. San Mezzano per il marchese fu un rifugio, ma per certi versi anche la sua prigione, e qui morì il 18 ottobre 1897. Lasciò tutti i suoi beni alla figlia Marianna e in eredità il patrimonio ai bisnipoti. Ma indovinate cosa chiese nel suo testamento? Di essere sepolto lontano almeno 25 km dall'odiata Firenze, e difatti grazie alla figlia la sua salma si trova nel vicino cimitero della chiesa di Sociana. Il marchese lasciò a tutti i suoi collaboratori, inclusi 17 domestici, il salario fino ad allora percepito vita natural durante, un grande segno di riconoscenza per coloro che ebbero cura di San Mezzano. Anche la figlia merita menzione. Marianna Paolucci Panciatichi eredita la passione per la botanica e per la ricerca dal padre. Donna all'avanguardia per l'epoca, partecipò ai dibattiti sulla teoria dell'evoluzione di Darwin, distinguendosi come un eminente naturalista. A 31 anni fece uscire il suo primo lavoro scientifico. Pubblicherà di botanica e malacologia, di cui diventa una delle massime esperte di sempre. Alcune delle sue collezioni e manoscritti furono donati e sono tuttora conservati in alcuni musei fiorentini. Nei primi del Novecento mise all'asta vari arredi e suppellettili del castello. Degno di nota è la pubblicazione sul parco di San Mezzano, dove classifica tutte le specie presenti nel polmone verde tanto amato dal padre. Marianna, dopo la morte di Ferdinando e del marito, abbandonò quasi totalmente gli studi naturalistici e negli ultimi anni di vita si ritirò a San Mezzano, dove morì nel 1919. La parabola discendente del castello inizia proprio da qui. Passa di mano tra privati. Durante la Seconda Guerra Mondiale viene depredato dai nazisti, usato come deposito militare e requisito dalle truppe alleate che vi sostarono per oltre un anno. Nel 1955 passa dalla famiglia Oriani alla società San Mezzano SpA. È del 1970 la trasformazione in ristorante ed albergo, che dette lavoro a molte persone. Il castello diventa per 20 anni luogo per cerimonie, feste, pranzi di nozze e un set cinematografico per registi come Pasolini, con il suo Fiore delle Mille ed una Notte, e per videoclip musicali. Dagli anni 90, chiuso l'hotel, la storia del castello è costellata da passaggi di proprietà e aste giudiziarie mai aggiudicate. Nel 1992 la proprietà passa a Fratelli Catelani SpA, che vorrebbe il recupero dell'area,
Il progetto viene approvato, ma mai realizzato. Nel 1999 è il turno della Sammezzano Castle SRL, che inizia alcuni lavori di restauro. Dal 2000 il castello viene chiuso e di fatto semi-abbandonato. Nel 2001, a poco più di 1 chilometro di distanza dal complesso, è stato inaugurato The Mall, un centro commerciale di lusso che sembra farsi beffe del castello. Un outlet che porta ogni anno 3 milioni di visitatori, con la meraviglia soprastante in disuso. 2 domande, sarà il caso di farsele? Questo è quello che rimane della struttura che fungeva da casa dei cacciatori, chiamata anche palazzina cinese, a 2 passi dal castello. Lo stile è sempre ben riconoscibile, ma qui, a nostro rischio e pericolo, si può entrare e toccare con mano la precarietà. Negli ultimi anni attorno al castello si è generato un rinnovato interesse. I primi ad alimentarlo sono stati nel 2012 i membri del comitato FPXA, con il presidente Massimo Sottani. Il gruppo è nato senza scopo di lucro per i 200 anni dalla nascita del Marchese, con l'intenzione di far conoscere meglio la personalità di questo personaggio trasversale. Il comitato si è adoperato con la proprietà per far conoscere il castello attraverso visite guidate a numero chiuso, ad oggi sempre più ambite. Nel 2015 un giovane locale, Francesco Esposito, organizzò una raccolta fondi a scopo provocatorio per acquistare il castello, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché la struttura non diventasse un bene solo per pochi. Con questa iniziativa Sammezzano ha conosciuto una crescente popolarità e da qui si è formato il movimento Save Sammezzano, un gruppo eterogeneo di cittadini competenti in svariati ambiti, dall'economia all'architettura alla storia dell'arte, che ha deciso di fare propria questa battaglia. Tra le altre cose si legge nel sito: concordiamo pienamente nel chiedere allo Stato di intervenire anche in modo più incisivo, ovvero con l'immediata confisca coatta del bene, pur di salvarlo quanto prima dalla vergognosa situazione in cui versa ormai da decenni. Eh sì, perché sebbene il piano monumentale sembri ancora dignitosamente conservato, lo stesso non può dirsi per gli altri ambienti. Il movimento sottolinea come sono invece pochissime le foto che ritraggono le stanze che sono ubicate nelle aree più degradate del castello, come per esempio quelle del secondo piano oppure del piano terra. Save Sammezzano detiene un record, è la più importante campagna di sensibilizzazione riguardante un sito culturale privato che sia mai stata intrapresa in Italia. Il castello è iscritto alla lista rossa dei beni culturali in pericolo d'Italia Nostra e nel 2016, con oltre 50.000 voti, ha ottenuto il primo posto nel censimento promosso dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, sui luoghi del cuore. Il FAI decide tuttavia di congelare il premio di 54.000 euro previsto per il vincitore, in attesa di sviluppi chiari sui progetti dell'attuale proprietà, il futuro del castello e la sua fruizione pubblica. Stesso destino per il premio vinto per il secondo classificato ottenuto nel 2020. E la proprietà continua col suo cieco immobilismo. Intanto si può continuare a votare per il sogno di Oriente del Marchese e magari voi potreste contribuire diffondendo questo video. Dai primi anni del 2000 Sammezzano diventa preda di furti e vandalismo, tanto che dal 2017 viene dotato di sistemi di sicurezza per disincentivare ulteriori furti. È del 2016 la mozione che impegna la Giunta regionale toscana ad intraprendere ogni iniziativa utile per far conoscere il castello ed il parco, indipendentemente dalla sua proprietà e data la sua unicità storico-culturale, e a favorire la sua accessibilità pubblica. Nel 2017 la struttura fu venduta all'asta a una società con sede a Dubai per la cifra di 14,4 milioni di euro. Il mese successivo, però, il Tribunale di Firenze annullò la vendita. Svanito quindi anche il sogno arabo, nel 2019 la società Sammezzano Castle SRL esce dalla procedura di fallimento ed il monumento torna in sua proprietà. E siamo al 2020 con la Federazione Europa Nostra che inserisce Sammezzano tra i 7 siti culturali più in pericolo in Europa, spingendo di fatto per ottenere finanziamenti per la sua salvaguardia. Recentemente è stata ventilata l'ipotesi di un intervento dello Stato per acquistare Sammezzano, data l'urgenza della sua situazione. Prima Vittorio Sgarbi nel 2022 con una proposta di legge nazionale per l'acquisto e ultimamente ne ha parlato anche il sottosegretario alla cultura Mazzi, che ha tuttavia dichiarato che l'acquisizione dei beni privati da parte dello Stato non rappresenta una soluzione ai problemi gestionali dei beni culturali di appartenenza privata. E adesso il comitato FPXA ha invitato anche il ministro della cultura San Giuliano a venire in visita al castello. Risposte arrivate? Al momento nessuna. Staremo a vedere.
Idee per il riutilizzo? Le più disparate, ma direi che intanto ci potremmo occupare di tutelare un'opera che evidentemente merita ancora più attenzione di quelle che le sono state date. E con lei il viaggio di un uomo che guardava lontanissimo, quanto noi non siamo stati in grado di fare. Che dite? Lo salviamo?